Allora, approfittiamo di questo trionfo alle Olimpiadi di Tokyo per vedere un po' quali sono i rapporti commerciali tra Italia e Giappone. Quanto vendiamo noi del Made in Italy in Giappone? Ci sono le statistiche ufficiali e poi in aggiunta a queste noi alla New York University, alla Nottingham University abbiamo sviluppato un nuovo modello che tiene conto non soltanto dei flussi bilaterali, quindi quelli che vengono riportati nelle statistiche ufficiali dall'Istat e così via, ma tenendo conto anche di passaggi intermedi, triangolazioni, container, spese di turisti, prodotti che vengono poi messi nelle auto tedesche e poi vengono venduti in Giappone e così via, per cercare di dare un po' un'idea più completa di quanto importante possa essere il Giappone per il nostro Made in Italy. Allora, partiamo da quello che ci dicono le statistiche ufficiali. Noi nel 2020 abbiamo venduto, secondo i numeri secondo i dati ufficiali, 8 miliardi e 1 di dollari di merci. Attenzione, allora andiamo a vedere, questo però rappresenta appunto soltanto una piccolissima parte di tutta la complessa relazione tra i due paesi. Intanto questi sono solo beni, aggiungiamo anche i servizi che valgono circa 2 miliardi e quindi arriviamo già a un totale di 10 miliardi di dollari. Queste sono le vendite dirette. Poi ci sono appunto le triangolazioni. Cosa sono le triangolazioni? Sono i container che dall'Italia arrivano in Olanda, al porto di Rotterdam, e da lì vengono poi rimbarcate magari su un'altra nave che va in Giappone. Quindi questo è quello che chiamo TEU, quindi container. Nelle statistiche ufficiali questo potrebbe venire, come dire, registrato come un flusso tra l'Italia e l'Olanda, ma in realtà i consumatori finali sono i giapponesi, quindi ne teniamo conto. Andiamo a vedere quanto sono circa di merci 2 miliardi, non ci sono servizi ovviamente perché tutto sono merci all'interno del container, quindi abbiamo altri 2 miliardi. Poi c'è anche un'altra parte che sono le spese dei turisti. Queste spese dei turisti nel caso del Giappone è quasi zero, 80 milioni negativo, perché cosa tiene conto? Tiene conto di una borsa Prada venduta a Parigi ad un cliente giapponese, che quindi è un acquisto di un prodotto made in Italy da parte di giapponesi, ma ci sono anche i turisti giapponesi che in Italia comprano sciarpe Hermès, e quindi questi due flussi si bilanciano e quindi non abbiamo variazioni. Quindi abbiamo un totale di circa 11 miliardi e 9 che dividiamo, così facendo la somma, in beni e servizi: beni 7 miliardi, servizi 4 miliardi e 8. Cosa sono questi 11 miliardi e 9? Li dividiamo in due gruppi: beni e prodotti finali 6 miliardi e 2, 6 miliardi e 2 e beni intermedi circa 5 miliardi e 7. Dove vengono fatti? Dove vengono prodotti? È tutto made in Italy? No, una parte è made in Italy, quindi Domestic Value Added, DVA. Un'altra parte sono prodotti che noi compriamo da altri paesi, li importiamo e li rivendiamo al Giappone. Quindi di questi 11 miliardi e 9, il Made in Italy, quindi il PIL italiano, è di circa 9 miliardi e mezzo. I rimanenti 2 miliardi e 4 sono invece prodotti che noi importiamo e rivendiamo. Quindi abbiamo 11 miliardi di merci, 11 miliardi e 9 che vendiamo al Giappone. Cosa ne fa il Giappone? Una parte li consuma, un'altra parte li riesporta. Ne consuma 11 miliardi e ne riesporta circa 900 milioni. È tutto qui? No, abbiamo anche un'altra parte, quelli appunto dei bulloni, chiamiamoli, dei prodotti intermedi che noi vendiamo ad altri paesi. Questi li mettono nelle loro macchine sempre più complesse e poi arrivano comunque in Giappone. Quindi noi vendiamo componenti a questa lista di paesi intermedi, alla Cina, alla Svizzera, alla Germania, all'Irlanda e alla Francia, per un totale di circa 4 miliardi e mezzo di flussi di beni italiani che nelle statistiche ufficiali vengono conteggiate come verso questi paesi, ma che in realtà poi fanno parte di un consumo di merci che arriva, diciamo, sulle tavole, se fosse cibo, dei consumatori giapponesi. Anche questo qui, non tutto è prodotto in Italia. 3 miliardi è PIL italiano, 878 milioni li importiamo da paesi terzi. Quindi cosa abbiamo qui? Un totale di quello che noi vendiamo al Giappone, che ha una componente prodotta in Italia 12 miliardi e mezzo e una componente acquistata da paesi terzi importata verso l'Italia 3 miliardi e 3. Quindi cosa abbiamo qui? Così 4 miliardi e mezzo
un po' come gli 11 prima, si sommano a un totale di 16 miliardi. Questi 4 miliardi e mezzo il Giappone cosa fa? Lo stesso di quello che faceva degli 11 miliardi, una parte li consuma e una parte li riesporta. Ne consuma 3 miliardi e 7 e circa 700 milioni, 800 milioni li riesporta. Quindi il totale di quello che i giapponesi consumano, e questo è il numero importante, è la somma di questi 11 miliardi con questi 3 miliardi e 7. Quindi il totale di 14 miliardi e 7 è il valore di beni del Made in Italy che, lo dico enfaticamente, finiscono sulla tavola dei consumatori giapponesi via triangolazioni, via percorsi improbabili, ma è questo il peso del cliente finale. I giapponesi acquistano 14 miliardi e 7 di beni italiani, non quegli 8 miliardi e 1 iniziali. Attenzione, il Giappone poi quello che riesporta, una parte lo riesporta di questi 1 miliardo e 8, la grande maggior parte, 1 miliardo e 7, li riesporta verso paesi terzi e una parte piccolissima rientrano in Italia perché c'è un flusso di ritorno. Questo è un po' il quadro completo, quindi andiamo a fare la somma. Il rapporto tra Italia e Giappone, secondo statistiche ufficiali, ci dà 8 miliardi e 1. Quello che invece i giapponesi consumano sono ben 14 miliardi e 7, quindi poco meno di 2 volte, 1,8 volte, e in realtà noi vendiamo anche all'ordo di quello che poi il Giappone riesporta, quel miliardo e 8, ben 16 miliardi. Quindi questo cosa significa? Che il peso del Giappone, ed è un po' una caratteristica di tutti i paesi asiatici, è molto superiore rispetto a quello che le statistiche ufficiali ci suggeriscono. E questo significa che noi dobbiamo un attimino rinquadrare quelle che sono le attività di promozione, di marketing, quello che fa l'ICE, dobbiamo curarci dei clienti giapponesi che sono molto più importanti per la nostra economia più di quanto si pensa. Spero sia stato una discussione utile che vi fa comprendere un po' la complessità di questo nuovo mondo multilaterale, dove i numeri vanno un attimino ben analizzati e da questi numeri capire cosa l'Italia deve fare per cercare di catturare questi mercati asiatici, dove nonostante questo numero 14 miliardi e 7 andiamo comunque non bene. Andiamo bene in Europa, negli Stati Uniti, ma dobbiamo fare di più in Asia, che ovviamente è la parte del mondo che cresce e continuerà a crescere.